Il metodo Kaizen nasce nel primo dopoguerra dall'esigenza di semplificare la gestione di un'azienda, massimizzarne i profitti e gestire le risorse umane in modo più adeguato. Ma ancor prima che un metodo è una filosofia con una sua dimensione polivalente, applicabile quindi in molteplici ambiti come pure nella vita privata. La parola Kaizen è utilizzata in Giappone per indicare un miglioramento costante, che perdura nel tempo, ed è la composizione di due termini, Kai, che significa cambiamento, miglioramento, mentre la parola Zen sta a indicare qualcosa di buono, di migliore. La definizione di Kaizen viene introdotta nel 1986 da Masaki Mai per identificare il nucleo di pensiero sottostante al business di successo dell'industria giapponese. Tuttavia, l'origine del principio Kaizen è antecedente ed è il frutto di un'ibridazione tra la cultura occidentale e orientale. Dopo il 1945, infatti, a seguito delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone è un paese devastato economicamente e moralmente. Le forze d'occupazione statunitensi portarono in Giappone alcuni esperti nell'ambito del controllo gestionale per aiutare la ricostruzione dell'industria giapponese. Uno di questi era William Deming, un ingegnere, saggista e docente consulente di gestione aziendale che fornì un contributo significativo al Giappone. È suo infatti il cosiddetto ciclo di Deming, o PDCA, formato appunto dalle 4 lettere che compongono i concetti fondamentali di Plan, Do, Check ed Act. È un modello studiato per accrescere nel tempo la qualità in un'ottica di lungo respiro. Promuove quindi una cultura della qualità e una tensione verso un miglioramento continuo dei processi e l'impiego ottimale delle risorse. Queste intuizioni furono ben accolte dai giapponesi e fecero da base ispiratrice allo sviluppo di qualcosa di innovativo, di cui l'azienda Toyota fu la principale interprete. Tornato dagli stabilimenti della Ford, l'allora presidente di Toyota si convinse che la produzione di massa non era adatta al Giappone, in quanto era richiesto un grande mobilizzo di capitali e in un mercato come quello giapponese era impensabile voler produrre milioni di automobili uguali, dato che le richieste erano scarse ed estremamente diversificate. Ebbe così inizio la rivisitazione del modello di produzione di massa. Taishi Ono, ingegnere meccanico di Toyota, fu incaricato di tradurre in pratica le strategie produttive della compagnia, che mirava al superamento dei limiti della produzione su larga scala, ponendo ogni sforzo verso la qualità totale come valore, puntando soprattutto sull'abbattimento degli sprechi e sulla flessibilità, favorendo una cultura della ricerca e del miglioramento continuo. Si gettarono quindi le basi del sistema di produzione Toyota, TPS, concetti che sono il fondamento della produzione snella, ossia del Lean Production. Le risorse umane ad ogni livello sono per Taishi Ono il fulcro e l'energia pensante di un'organizzazione. Il Kaizen promuove un clima di partecipazione diffusa in cui le persone si impegnano in maniera proattiva per migliorare i processi non attraverso una radicale riorganizzazione o di un investimento su larga scala, ma tramite l'effetto cumulato di una successione di piccoli miglioramenti incrementali. Il miglioramento proviene dall'applicazione della conoscenza, fondamentale quindi la formazione continua e aggiornata dei lavoratori. Sono incentivate le proposte per apportare migliorie formulate da tutti i dipendenti e lo sviluppo di uno spirito critico unito alla capacità di analisi e alla risoluzione dei problemi. Viene quindi superato l'assioma gerarchico che prevede la separazione tra chi decide e chi esegue. La linea produttiva ed i processi vanno disegnati attorno alle esigenze dei lavoratori, con una progressiva eliminazione del lavoro inutile e pesante attraverso l'automazione. Si promuove pertanto la condivisione della conoscenza e il lavoro di gruppo in un clima di consapevolezza e di visione di valori comuni. Tutto inizia da un problema e da come viene percepito. Normalmente nelle organizzazioni l'assenza di criticità è vissuta come uno status ideale, mentre Taishi Ono, avendo piena contezza del significato di Kaizen, sembrava aspettare con ansia l'arrivo di una crisi, perché laddove non ci sono problemi non c'è potenziale di miglioramento. Da questa tensione nasce la sua caccia agli sprechi, o muda, da lui classificati in 7 tipologie, alle quali se ne è aggiunta un'ottava.
Tra questi sprechi figurano il trasporto, il movimento non necessario di materiali e oggetti, le attese che provocano i ritardi di processo e che fermano addetti e macchinari, il movimento, gli inutili movimenti degli addetti all'interno dell'area di lavoro, lo spazio occupato dall'immagazzinamento di parti o prodotti non necessari o non utilizzabili, la sovrapproduzione, una produzione superiore alle richieste, i processi ridondanti, ovvero tutte quelle procedure che aggiungono complicazione ma non portano valore, i difetti che comportano poi reclami o rilavorazioni e in ultimo il sottoutilizzo o la scarsa valorizzazione della capacità e delle competenze delle risorse umane. Nella visione globale del Kaizen, che è sottesa al pensiero snello, non sfugge la necessità di ricercare l'armonia visiva del luogo di lavoro. Viene quindi introdotto il metodo delle 5S, derivato dalle lettere di ogni singola operazione. 6 IRI. Classificare, bisogna innanzitutto separare le cose utili da quelle non utili. 6 TON. Ordinare e organizzare quanto sia ritenuto davvero necessario. 6 ISO. La pulizia e l'ordine è alla base dell'organizzazione. Avere e mantenere una postazione di lavoro pulita e non solo ordinata permette di evitare sprechi e soprattutto possibili danneggiamenti. Seiketsu, standardizzare, consolidare i risultati raggiunti facendone una norma generalizzata. Shizuke, sostenere, darsi un'autodisciplina per mantenere queste buone pratiche. Il modello Lean Production si è lentamente affermato in tutto il mondo, consentendo di lavorare meglio e di produrre a costi più competitivi, con obiettivi applicabili anche nell'ufficio e in generale nei servizi. L'abbandono delle produzioni di massa standardizzata ha comportato il rovesciamento della logica del marketing, ponendo la soddisfazione del cliente come valore primario. Invece di tentare di convincere gli acquirenti, bisogna venire incontro alle loro esigenze, seguendo le richieste di mercato. E rimanere concentrati sul valore percepito dal cliente e sulla flessibilità dell'azienda di ruotare attorno a questo valore consente di mantenersi in un'ottica lean perseguendo il miglioramento continuo. La filosofia Kaizen ha avuto e continua ad avere ampio riscontro nel mondo produttivo occidentale. I suoi valori condivisibili, l'attenzione al miglioramento e la sua visione comunitaria restano una valida fonte di ispirazione per la vita personale come per quella professionale.